Oh, buongiorno Massimone. Ma che è successo con questa barba? New Nemmeno look, barbuto, Barbudos. ti chiameranno il cubano come Fidel Eh, Castro, no? C'erano i barbudos lì della rivoluzione cubana, ecco. Ecco, tra l'altro Cuba, ecco, tra la Cuba e la Florida praticamente c'è una distanza minima, no? eh, Dice, ci arrivavano anche i barconi, dice, i fuoriusciti lì. Nella Florida c'è, cosa c'è? C'è Cape Canaveral, no? sì, Da cui quasi 50 anni fa, oggi siamo il 19 luglio, sicché, no, 18. 18 scusami, 18 luglio, quindi tra 2 giorni si festeggia lo Moon sbarco Day, sulla Luna, il Moon Day. lo sbarco sulla Luna, eh? Eh, Lo sbarco sulla Luna, pensa te, pensa te. Lo sbarco sulla Luna che appunto vide addirittura una diretta, no, famosa con Tito Stagno, sì, no? Tito Stagno, visto che si parla di metalli, no? Tito Stagno ci stava proprio, come bene, dire, proprio bene. ad hoc. Ad hoc, sì. E infatti Tito Stagno è uno di quelli non ha alcun dubbio sul fatto che gli americani siano arrivati sulla Luna, no? Ha detto, dice lui, assolutamente, dice io posso, anzi praticamente dà difesso a chiunque metta minimamente in discussione la versione ufficiale, no? La versione ufficiale. Ma ora noi qui non stiamo a stabilire, va bene, noi si fa il solito video naif, non si può dire c'ha ragione Stagno, c'ha ragione Mazzucco, tanto per fare un nome, sarà citato frequentemente in questo video. Il problema è che sono venute alla luce cose molto strane, va bene? Per essere buoni cose molto strane. No, allora noi così, appunto, un po' in modo un po' naif, rigorosamente naif, analizzeremo alcune di queste cose strane, no? Allora, la prima cosa strana sono le fotografie, no? Anzi, non è la prima cosa strana, questo di strano non c'è nulla. È stato stabilito che queste foto sono false. Sono false. Chi l'ha detto le foto sono false? Dice Letrusco e Massimone non si No, intenda di no, l'hanno detto i maggiori fotografi del mondo, cioè quelli che hanno lavorato per le case di moda Armani, eccetera, eccetera, va bene? Perché Massimo Mazzucco, che è appunto questo documentarista il quale ha prodotto questo ormai famoso film American Moon, no? Che parla appunto come dire, mostra i vari dubbi sulla versione dello sbarco lunare, va bene? Ha interpellato tutti i maggiori fotografi del mondo, fra cui anche Oliviero Toscani, con cui lui lavorava, no? Oliviero Toscani, fra l'altro, tutto si può dire no, che sia un uomo di sistema, è un uomo del sistema perché lavora per Benetton, no? E Benetton uguale Atlantia, Atlanta uguale Ponte Morandi crollato, e manco si è sentito, cioè il silenzio di Toscani è stato impressionante su questa vicenda qui, quindi praticamente diciamo Toscani, se lo dice Toscani, il quale tra l'altro se non era, ha detto una cosa del genere: se me l'avessero fatte falsificare a me queste foto l'avrei fatto molto meglio. Ha preso per il culo proprio questi della NASA che evidentemente hanno falsificato tutto, no? Ma perché l'hanno falsificata queste cose? Perché sempre Mazzucco lo spiega che quelle foto, se fossero state scattate sulla Luna con i macchinari, la tecnologia dell'epoca, avrebbero avuto dei danni, delle imperfezioni, no? Causate da che cosa? Dalle radiazioni. Infatti Mazzucco praticamente in uno di questi video, ora vi mettiamo i link, qui sotto ci sono i link e i riferimenti, dice che una volta ha lasciato per errore la macchina fotografica vicina o le pellicole, non mi ricordo, insomma vicino allo scanner dei raggi X. Il risultato è stato un pasticcio, cioè praticamente foto rovinate, lavoro rovinato, addirittura se non erro fu licenziato. Va bene, se non mi ricordo male, vabbè, comunque
Quindi le foto sono sicuramente false, quelle foto lì sono talmente perfette che non possono essere state scattate sulla Luna. E inoltre c'è il fatto delle ombre, cioè le ombre non sono parallele, va bene? E non sono oblique, cosa è impossibile perché se si fa a fare il Sole vale, cioè l'ombra prodotta dal Sole vale lo stesso sulla Terra e sulla Luna. Se è parallela sulla Terra deve essere anche sulla Luna, no? Sì. La fonte luce è sempre la stessa, ma se la fonte luce è un qualcos'altro, può darsi che venga fuori una cosa un po' strana, va bene? Quindi questa era la prima motivazione. Poi ci sono le cosiddette fasce di Van Allen. Dice, che sono le fasce di Van Allen? Dice, sono quelle, sono le corde della chitarra dei Van Allen, famoso complesso rock. No, non c'entra nulla, va bene? C'era o c'è, non so se è ancora in vita, uno scienziato di nome Van Allen, appunto, che scoprì questa cosiddetta zona intorno alla Terra, no? Zona in cui praticamente le radiazioni sono fortissime, no? Sono fortissime, per cui a un certo punto, racconta sempre Mazzucco, fu inviata una sonda con i rilevatori di radiazioni per capire quanto fossero esattamente. Allora via via questa sonda si inoltrava addentro a queste fasce di Van Allen, cioè il livello di radiazione cresceva fino ad arrivare al massimo, poi a un certo punto più nulla. Cioè, che significa questo? Che a un certo punto le radiazioni finiscono? No, che a un certo punto praticamente le radiazioni erano talmente forti che ha sfondato il tetto, cioè quindi il rilevatore non ha più... No, è come dire, io non sono più in grado di rilevare le radiazioni. Capite che roba? Cioè si andava oltre il massimo previsto, stabilito dal congegno stesso, capito? Quindi praticamente come sia stato possibile che mi pare erano 3 gli astronauti, poi ne andò altri perché le missioni andarono avanti fino ai 72, no? Ufficialmente fino ai 60. E come sia stato possibile una cosa del genere, cioè passare indenni, no? dei corpi umani che così non... Così, senza alcun, tranquillamente così, fino alla Luna, va bene, non si è ancora capito, francamente, non si è ancora capito. La NASA risponde dice, ma sì, però il problema, dice, lì si viaggia veloci, no? Cioè si passano, dice una cosa del genere, si passa velocemente questa fascia, no, di radiazioni e praticamente l'effetto è come una radiografia in ospedale, no? La risposta è stata questa, però non è una risposta, come dire, tanto convincente, perché se addirittura il rilevatore non riesce più a rilevare nulla da quanto la radiazione è alta, insomma, francamente lascia un po' così di stucco la cosa. Poi un'altra cosa veramente strana accaduta dopo il presunto rientro dalla Luna è che i 3 astronauti andarono un po' in giro per tutto gli USA, ma forse anche all'estero, non mi ricordo, ma sicuramente in varie tappe, fecero varie tappe, varie conferenze, e li vedevano tutti molto tristi, no? Cioè molto, addirittura uno andò anche in depressione, se non mi ricordo, sì. Uno di loro, no? Sì. E non avevano molta voglia, non erano entusiasti per niente di rispondere alle domande così poste loro dai vari interlocutori, giornalisti, eccetera, invece essere contenta, il settimo cielo, no? Come si direbbe, no? In tutti i sensi, il settimo cielo, sembravano sprofondati in una specie di depressione finale. Sì, cioè francamente uno stato d'animo incomprensibere, no? Incomprensibile. E addirittura uno di essi, se non mi ricordo chi, forse se non erro era Aldrin, ma potrei sbagliare benissimo, uno di essi fu un famoso giornalista d'assalto americano, lo stampinò, cioè lo assediò dicendogli: ora se sei stato sulla Luna giuralo sulla Bibbia, no? Giuralo sulla Bibbia. E al che questo invece tranquillamente dice: ma io te lo posso giurare anche su chi ti pare. Gli rispose: no, io non giuro su nulla, e a dire, se non era, ci fu anche una colluttazione, insomma lo scaraventò via, insomma praticamente non ne volle sapere per nulla, no? Quindi
questo è un fatto che alimenta veramente sospetti al massimo. No? E poi diciamo anche per finire che praticamente ci sono le foto, queste foto del modulo lunare che sembra un trabiccolo, no? Non sembra veramente un trabiccolo, perché c'aveva addirittura un PC che era un calcolatore elettronico, no? Un cervello elettronico era pari a quello dei giochi Atari, una cosa degli Atari degli anni 80, era più o meno cioè è come andare sullo spazio con un giochino, un videogioco, no? Un PC che va bene per un videogioco. Anche questo francamente è una cosa molto molto strana, no? Hanno fatto vedere allo straco di fango su una ruota. Cioè, il fango su una ruota non lo so, c'è anche sì una cosa strana, ma io lascerei, come tu vedi, io tralascio molti, perché il Mazzucco porta addirittura 14 prove. 14 prove. 2 ore perché... Noi se ne parla, al massimo se ne parla di 4-5, e addirittura, ma una cosa molto strana, e poi citano, è che dal 72 in poi le missioni si sono interrotte. Eppure con una tecnologia nettamente superiore, perché c'era il famoso shuttle, no? La navetta, quello che ritornava, non ritornava ammarrando nell'oceano, ma addirittura come un aeroplanino qualsiasi cioè non si è capito bene, perché se con la tecnologia degli anni 60 si poteva andare tranquillamente sul corpo celeste, sul nostro satellite, no? Così vicino, non si è capito perché con dei mezzi tecnici assolutamente superiori come lo shuttle non ci sono più andati, no? Non ci sono più andati. Ecco, però ripeto, le radiazioni sono sempre quelle, le fasce di Vanale sono sempre quelle, però tutto il resto, diciamo, la tecnologia è andata sicuramente oltre, no? E allora a questo punto io so già che risposta tu daresti te. Allora, ci siamo stati sulla Luna oppure no? No. Secondo te, infatti, tu mi hai detto, io non ci ho mai creduto a questa storia della Luna, no? Non ci ho mai creduto a questa storia della Luna, insomma, in ogni caso le foto sono false, cioè su questo siamo sicuri, strasicuri, non c'è, è l'unica certezza. Ci siamo dimenticati di dire una cosa a proposito di foto e di filmati, che è sparito il filmato originale. E questa è una cosa, la NASA non sa nemmeno spiegare dove è finito, come stava possibile. Da sé. Così, si è volatilizzato, no? Oppure è passato di lì un gatto affamato e l'ha fatta a brandelli, va bene? No, non si sa bene che fine abbia fatto, ma la cosa grave, dice Mazzucco, è che lì c'è la prova regina, cioè la pistola fumante del fatto che loro siano stati sulla Luna oppure no. Perché? Perché sul nastro originale ci sono i dati della telemetria, io penso si dica i dati telemetrici. Sì. Cosa sono dati telemetrici? No, non l'altimetria, la telemetria. I dati telemetrici sono per esempio dati medici, medico-sanitari, tipo il battito cardiaco, tipo non lo so, la pressione sanguigna, eccetera, eccetera. Ma tra questi, per esempio, no? Ma tra questi dati telemetrici, udite, ci sono anche il luogo, la distanza, capito? Allora è chiaro che la distanza dal luogo in cui stanno gli astronauti, in questo caso i soggetti, cioè gli astronauti. Allora praticamente lì si può capire se quelli sono appunto sul satellite oppure sono nel deserto del Nevada, nell'area 51, piuttosto che non lo so, nel Canada o no, può essere anche nel deserto del Messico, perché, no, in Tunisia, dove ti pare, va bene? Allora, però questo non si può più, non lo sapremo mai. È sparito tutto. Fantastico, è sparito tutto. Chi sarà stata questa specie di Arsène Lupin che si è fottuto il nastro? Pensa all'evento cardine di tutta la storia dell'umanità, cioè l'evento più importante in assoluto di tutta la storia dell'umanità. È sparito il nastro, cioè ragazzi,
È incredibile, pensa io riesco a ritrovare i vecchi nastri degli anni 80, il registratore Sharp, quello c'aveva il telecomando a filo, ce l'ho ancora tutti e questi riescono a sparire la NASA, visto? L'ente spaziale americano, il numero 1 del mondo, pensa a te quanto sono ben organizzati, pensa a te. Allora io a questo punto dovrei dare anch'io la mia opinione in realtà al riguardo, no? Ma io però, prima di esprimere quello io penso sul fatto che siano stati sulla Luna oppure no, io comincerei a farmi questa domanda: ma il paese che avrebbe mandato questi 3 sulla Luna quanta credibilità ha? Perché se si va a ritroso per la storia, diciamo, qualche problemino viene fuori a proposito di versioni ufficiali, no? Qui si parla di versione ufficiale del governo, perché poi la NASA è un ente governativo. Quindi, allora, si comincia, per esempio, torniamo, mi pare era fine secolo XIX, guerra ispano-americana, no? E gli USA cercano il protesto, ci sono delle tensioni perché gli USA vogliono la Florida, che all'epoca era spagnola, e anche Cuba, tra l'altro c'erano dei sommosse a Cuba, poi questa guerra ottennero anche le Filippine, no? Allora, a un certo punto una nave militare ancorata a Cuba, una nave americana, esplode in area, un monte di morti, mi pare più di 200, Sì. e ovviamente negli USA c'è chi dette la colpa agli spagnoli, i quali erano addirittura, come dire, tutto meno intenzionati a fare la guerra contro gli USA. Non si seppe mai chi fu l'autore di questo scempio, ma bastò e avanzò per dichiarare per fare la guerra, no? Per provocare la guerra, e poi dopo gli USA vinsero. Poi andiamo avanti entriamo nel XX secolo. Per Albu ti ricorda qualcosa? E purtroppo sì, ci ricorda l'attacco dei giapponesi, no? Che furono provocati, riprovocati dagli USA, fino a che decisero di attaccare, non ne poterono più, decisero di attaccare. Gli Stati Uniti sapevano già che sarebbero stati attaccati, sapevano già tutto, dove avrebbero colpito, va bene, ma il governo americano dell'epoca decise di non comunicare alla base delle Hawaii che sarebbero stati attaccati, che questi furono presi di sorpresa al 100%, e fu un monte di morti, parano circa 2000, proprio una strage, no? Una strage che serviva il governo americano per poi sobillare l'opinione pubblica. All'inizio era contrarissima alla guerra, si parla dell'80% contrario alla guerra, e questi dopo l'attacco a Pearl Harbor diventarono all'80% favorevoli e così entrarono in guerra. Capito? Grazie a più che una menzogna, diciamo, un'omissione, no? Hanno omesso di avvisare la base in cui c'erano loro connazionali che avrebbero potuto contrattaccare, no? L'attacco giapponese, va bene? Poi, vogliamo parlare di Kennedy? La versione dell'omicidio Kennedy è chiaramente falsa, è chiaramente falsa perché il procuratore Garrison dimostrò semplicemente, mi pare con le testimonianze che nella depositeria da cui si dice partissero i colpi e colpirono Kennedy, la cosiddetta pallottola magica, no? Andava a zig zag, per colpire tutti, no? Ma Oswald lì non era lì all'ultimo piano a sparare, era mi pare al piano sottostante, o a quello addirittura sotto al primo piano era a mangiare, cioè, quindi. Ma ancora oggi ti dicono Oswald ha ucciso Kennedy, capito? Sì. Ha ucciso Kennedy Oswald, non è falso, è un falso clamoroso, però ancora, fanno, anche Rai 3 ha fatto uno speciale sull'omicidio Kennedy che fa veramente, cioè non caraffette, peggio, capito? Allora, poi si va alla prima guerra del Golfo, alla prima guerra del Golfo perché? Perché all'inizio Saddam Hussein era alleato degli USA, no? Tant'è vero che aveva combattuto contro l'Iran con le armi fornite dagli USA e dagli altri, forse c'eravamo anche noi, ma comunque sicuramente era alleato degli USA. Allora si rivolge a George Bush prima e dice: senti, io non ho potuto prendermi, devo allargarmi lì nel Golfo, non c'ho sbocco, allora verso l'Iran mi hanno ributtato indietro, allora devo andare nel Kuwait a prendermi lo sbocco al mare.
E lì per lì Bush gli dice, ma a me è una cosa che non mi interessa, non mi interessa, se non che allora, questi invadono lì il Kuwait, ovviamente facendo un po' di danni, perché ogni invasione arreca dei danni, no? E allora viene fuori che a un certo punto i soldati iracheni hanno rapito i neonati nelle incubatrici, no? E questa storia, per giustificare poi l'attacco americano, e non solo, perché c'era anche l'Italia, c'era l'attacco occidentale all'Iraq, no? Pompano questa storia e poi alla fine però si scopre, mi pare dopo molto tempo, si scopre che era totalmente falsa, cioè non c'era stato alcun rapimento di neonati nell'incubatrice, totalmente falsa, cioè totalmente falsa. E un'altra storia totalmente falsa fu quella della seconda guerra contro l'Iraq, cioè le armi di distruzione di massa, che infatti le aveva usate contro i curdi, ti ricordi? Sempre fornite da noi, ovviamente con la gentile, come dire, concessione e aiuto delle democratiche potenze occidentali. Va bene? Non c'era nessuno, le cercarono dappertutto queste armi di distruzione di massa, ma non trovarono manco una pistola acqua, capito? Le armi di distruzione di massa. E quindi altro pretesto, ci siamo dimenticati l'11 settembre, aspetta, la versione ufficiale totalmente falsa, perché non coincide con dati scientifici, cioè l'acciaio un po' fonde a 250-300 gradi, queste sono le temperature massime verificate, accertate nelle torri poi crollate misteriosamente, ma nemmeno troppo misteriosamente, perché poi si sono trovate tracce di termite. La termite è un noto materiale, si usa esplosivo e si usa nelle demolizioni, capito? Quindi come abbiamo fatto lì agli aeroplani a produrre le termiti con il kerosene è un mistero, cioè è un mistero anche che le torri siano crollate alla velocità di caduta. Velocità di caduta, cioè praticamente come se fosse gli levi tutto su, esattamente come quando avviene le demolizioni, no? Le demolizioni, velocità di... Sì. Quindi quella è una versione totalmente falsa, come era la commissione Warren, no? Che si inventò il rapporto Warren, si inventò la pallottola vagante lì, immagina, e sempre il Senato più la Camera, insomma. Anche nel film con Nicolas Cage ogni tanto si sente un'esplosione. Quando è già crollato tutto, no? E certo, continuavano le esplosioni e gli aeroplani ormai erano, capito? Da mo' erano finiti. E lui dice, allora è stato minato questo palazzo. Allora, a questo punto io cosa vi posso dire? Massimone ha già espresso la sua opinione sullo sbarco, sul presunto sbarco sulla Luna. Allora, io a questo punto vi posso dire che io non lo so se come minimo devo dire non lo so perché scusa, ma perché ci sono tutte queste cose che non tornano? Abbi pazienza. Allora, io a questo punto adotto un principio di precauzione, siccome mi hanno preso per il culo svariate volte con queste versioni ufficiali. Allora, secondo la massima di un mio stretto parente, e lui diceva si campa anche presi per il culo. Sì, ma si campa di molto male, aggiungevo io, e quindi diciamo tra le due, tra quella che è la versione ufficiale molto dubbia e l'altra, insomma, io rimango non lo so, rimango nel dubbio, ma sono spinto per forza ad andare verso il no, cioè che cosa? Se questi sono se questa è la credibilità del governo americano, siccome la NASA fa parte del governo americano, allora che dovrei fare io? Sì, siamo stati sulla Luna di sicuro, sì, sulla Luna di cartone come dice Travaglio, ma io direi anche sulla Luna di plastica e perché no anche sulla Luna del Nevada, va bene? La Luna del Nevada, sì, infatti la Luna è nevata, cioè, guarda caso ci sono dei paesaggi del Nevada e somigliano molto alla Luna, paesaggio lunare del Nevada, pensate, Va bene, l'ultima cosa, aspetta, c'è l'ultima cosa, qualcuno potrebbe dire, dice, ma perché l'Unione Sovietica, che all'epoca era diretta concorrente degli USA per la gara nello spazio, non avrebbe parlato, a parte in questi giorni hanno detto, non è tanto tempo fa, la Russia, cioè diretto erede dell'Unione Sovietica, hanno detto, siccome gli rompevano un po'
i cosiddetti, no? Allora, a un certo punto qualche dirigente della Russia ha detto, qualche esponente russo ha detto: ascoltate, ma vogliamo veramente che diciamo tutto sulla Luna? Tutta la verità sulla Luna? E poi si sono un po' calmati, guarda caso. Ma c'è da dire questo, che subito dopo questi presunti sbarchi sulla Luna, cominciarono le missioni congiunte USA-URSS per lo spazio, perché siccome la NASA non ce la faceva da sola a progredire, diciamo, nell'esplorazione, sì, allora decisero di allearsi con l'URSS. Dice: vabbè, dimentichiamo i nostri attriti politici, no? E mettiamoci insieme. Allora come tu pensi che la sia finita? Se queste sapevano la verità, però l'hanno come dire occultata, cioè nel senso, vabbè, inizia questa collaborazione, ma io non posso dire che gli USA non sono stati sulla Luna, se no questi se ne fa di nulla, no, della collaborazione. E infatti è questo che dice Mazzucco in un'altra intervista che io ho trovato, perché lui ne fa tante, no? Fa un programma, era in onda tutti i sabati su Border Night, mi pare, se non erro, si trova sempre su YouTube questo canale. Va bene, io a questo punto non avrei altro da dire, no? Io si potrebbe finire con una frase, come dire, emblematica, no? Ecco, visto di tutte queste abbiamo parlato, e di cui non abbiamo parlato perché c'è tutto nel film American Moon, sicché andiamo a comprarlo sto film American Moon, invece di vederci le cacchiate in televisione diffuse e propinateci dai vari canali televisivi. Io direi di fronte a tutta questa massa di prove quanto meno inquietanti, direi: ma se questi sono chiari di luna, e si sta freschi di nulla, e siamo messi bene di nulla, come si dice dalle nostre parti. Va bene, allora abbiamo finito, quasi 27 minuti, però quelli andare sulla Luna ci hanno messo di più di noi, ci hanno messo di più, dice sono stati 8 giorni, 8 giorni per andare sulla Luna, superare indenni le come dire, pericolose fasce di Van Allen, no? Oppure a girare intorno per la cosa, per in orbita, così, una passeggiata, insomma, decidete voi. Vai, ciao, arrivederci, ciao. E buona luna a tutti. Ciao ciao.